Messaggio della Beata Vergine Maria alla sua amata figlia Luz de Maria. 3 novembre 2012. Amati figli del mio cuore immacolato. Figlioli, quanto ancora dovrò chiamarvi perché apriate non solo il cuore, ma anche la mente, il pensiero e i sensi alle mie costanti richieste, affinché restiate allerta, non solo per gli eventi futuri causati dalla natura, ma anche per qualcosa di ancora più importante. Dovete prestare attenzione alla disposizione e al cambiamento spirituale e concettuale di ciò di cui vi avverto. Il riconoscimento da parte dell'uomo della propria piccolezza, dei suoi limiti, soprattutto quando vive nell'errore costante, è necessario per dare la giusta accoglienza alla chiamata di mio figlio che, conoscendo ogni cosa, lo avverte. Le benedizioni discendono dal cielo, dall'alto, non dall'aria, che forma l'atmosfera terrestre. Nell'aria, non nel cielo, ma nello spazio aereo, si muovono elementi che, in caso di conflitti bellici, possono essere trasformati dagli esseri umani in veri e propri demoni dell'aria, voluti da Satana, che ha invaso la mente di alcuni scienziati, che hanno acconsentito a creare bombe di estinzione di massa e altri agenti chimici contro l'umanità. Questi veri demoni dell'aria sono strumenti nati dalla mente dell'uomo, creati dalla mano dello stesso uomo, trasportati con aerei per essere esplosi sopra vaste popolazioni, e questo si ripeterà ancora, con la morte e con la mutazione di creature innocenti, che in questo momento si trovano sulla Terra senza essere consapevoli della gravità e dello sterminio istantaneo, che può causare l'energia atomica quando l'uomo la utilizza ai fini del potere e della distruzione. Figli, vi esorto a prendere coscienza di questa terribile minaccia quotidiana, che grava non solo sui paesi in possesso di centrali nucleari, ma anche sul resto del mondo in generale. La natura incontenibile in questo momento rappresenta un pericolo per l'uomo, che l'ha brutalmente violentata. I paesi, che possiedono centrali nucleari sottopongono a una doppia minaccia la Terra, che è già vittima di eventi naturali su grande scala e di avvenimenti scioccanti, senza trascurare il pericolo rappresentato dal Giappone. Carissimi, come madre del Verbo e della sua misericordia, custodisco nel mio cuore il rispetto di mio figlio per la libertà umana, per coloro che hanno sviluppato e continuano a sviluppare l'energia atomica e i suoi prodotti, affidandoli ai potenti affinché sottomettano con le minacce i diseredati. In questo modo si arriva a comprendere la profondità del divino amore, che non sottomette ma trasforma e attira per mezzo della sua misericordia. Ma nemmeno ora cederà la caparbietà umana. Le mie richieste e quelle di mio figlio non sono riuscite a penetrare nei cuori di pietra, che continuano a negare questi avvisi urgenti affinché l'umanità non cada nell'abisso, da cui non sarà in grado di uscire, aderendo così alle gigantesche offerte dell'Anticristo e dei suoi seguaci, che hanno già preso posto nell'umanità. Miei amati, l'uomo soffrirà per ciò che egli ha fatto con le sue mani. Non avete accolto le chiamate, disprezzate l'aiuto e la saggezza provenienti dai frutti dello Spirito Santo, vi dirigete verso la dissolutezza e continuerete a disconoscere e a rinnegare senza ragione la sofferenza di mio figlio per ognuno di voi. Amati, pregate per gli Stati Uniti. Pregate per il Cile, soffrirà. Pregate per l'Iran, piangerà. Amati figli, il cammino dell'umanità è tormentato, il ritmo della maggioranza è affascinante e compiace l'uomo debole, che si lascia trascinare dalle cose terrene. Figlioli, state vivendo istanti decisivi, dovete seguire mio figlio o seguire il mondano. Coloro che si professano fedeli a mio figlio e mi chiamano madre non devono lasciarsi sedurre dalle attrazioni della corrente del mondo, né dalla dissolutezza della carne. Chi si professa fedele, è tale non perché si giustifica incolpando la debolezza umana, ma perché la combatte per non caderne preda. La coscienza dell'uomo, l'istinto verso il bene e la buona disposizione dell'uomo, permettono alla creatura umana di ascendere alle altezze spirituali, di salire sempre più per raggiungere la pienezza dello spirito. Il cammino dell'uomo è così profondo perché possiede tutto ciò che serve per vivere, agire, discernere e unificarsi al sentimento di Cristo. Da molto tempo vi esorto a reagire e a sforzarvi nell'istante, che si avvicina, l'istante della decisione. Siate consapevoli dell'amore e del mio essere madre. La mia mano vi protegge e vi offre il mio sostegno. Sapete bene che la certezza della mia protezione vi conduce a una grande grazia.
Il mio cuore immacolato trionferà, per la gloria di Dio e il bene degli uomini. Una madre non abbandona i suoi figli, ma li avverte e mostra loro il giusto cammino affinché si nutrano di esso. Vi benedico. Riflessione sul messaggio della Beata Vergine Maria 3 novembre 2012. Trascurare la realtà quotidiana e tangibile in cui l'uomo si muove, la sua concezione spirituale, teologica e religiosa sembra essere l'ostacolo che impedisce il raggiungimento di una comprensione ampia e profonda della grave situazione attuale, ambientale, politica, sociale, economica, militare, eccetera. Abbiamo raggiunto grandi risultati, cose che solo pochi anni fa erano impensabili. Grazie alla tecnologia moderna siamo giunti a comprendere in modo clamoroso molti misteri del cosmo e della materia, abbiamo superato alcune leggi fisiche a nostro vantaggio, ma siamo rimasti immobili, statici e pigri spiritualmente, avanzando in modo non equilibrato, senza fondamenti, escludendo dalla scienza la legge principale, la legge che governa tutto, la legge dell'amore, creando una scienza senza coscienza, che ha ipotecato il futuro dell'umanità. E noi rimaniamo indifferenti a questa realtà e quindi alla soluzione dei gravi problemi, che cominciano a ostacolare la sopravvivenza umana. Affrontare la sfida di cambiare la realtà umana solo dal punto di vista spirituale significa ostinarsi a vivere una dualità, allo stesso modo, continuare ad alimentare una scienza senza spiritualità significa continuare a camminare nella stessa direzione in cui stiamo andando. Nel messaggio che la Beata Vergine Maria ha trasmesso alla Signora Luz de Maria il 3 novembre 2012, possiamo identificare chiaramente questa fusione del concetto, giacché esso ci parla in modo chiaro e convincente della realtà triste e pericolosa in cui si muove l'umanità, avvertendoci amorevolmente. Miei amati, l'uomo soffrirà per ciò che egli ha fatto con le sue mani, disprezzate l'aiuto e la saggezza provenienti dai frutti dello Spirito Santo. Non possiamo ignorare queste parole, non possiamo ignorare la realtà dell'uomo e del pianeta. Le sacre scritture ci avvertono in modo molto chiaro che alla fine dei tempi si verificheranno segnali chiari e convincenti, come grandi terremoti, carestie e pestilenze, guerre e sentori di guerra, eccetera. Questo è già sotto i nostri occhi, ma noi restiamo indifferenti. La minaccia che incombe su tutta l'umanità non è fantascienza e, se crediamo alle sacre scritture e usiamo la nostra intelligenza, ci renderemo conto che veramente dobbiamo intervenire su questa situazione. Consideriamo ad esempio i due punti forse più imbarazzanti e gravi, cui il messaggio del 3 novembre 2012 si riferisce. Figli, vi esorto a prendere coscienza di questa terribile minaccia quotidiana, che grava non solo sui paesi in possesso di centrali nucleari, ma anche sul resto del mondo in generale. Se osserviamo e meditiamo su questa espressione, ci rendiamo conto che le quasi 500 centrali nucleari disseminate per il mondo sono una vera minaccia per tutta l'umanità. Abbiamo già vissuto il malaugurato caso di Fukushima, che è, secondo alcuni scienziati, solo l'inizio del vero e proprio disastro, ma c'è qualcosa di ancora peggiore rispetto a questa scienza fatale. Parliamo delle oltre 20.000 bombe atomiche, pronte all'uso, con un potenziale distruttivo inimmaginabile. La Madonna ci mette in guardia. Nell'aria, non nel cielo, ma nello spazio aereo, si muovono elementi che, in caso di conflitti bellici, possono essere trasformati dagli esseri umani in veri e propri demoni dell'aria, voluti da Satana, che ha invaso la mente di alcuni scienziati, che hanno acconsentito a creare bombe di estinzione di massa e altri agenti chimici contro l'umanità. Questi veri demoni dell'aria sono strumenti nati dal pensiero dell'uomo, creati dalla mano dello stesso uomo, trasportati con aerei per essere esplosi sopra vaste popolazioni, e questo si ripeterà ancora, con la morte e con la mutazione di creature innocenti, che in questo momento si trovano sulla Terra senza essere consapevoli della gravità e dello sterminio istantaneo, che può causare l'energia atomica quando l'uomo la utilizza ai fini del potere e della distruzione. L'uomo ha vissuto la follia di 2 guerre mondiali e ha assistito allo sterminio di massa di 2 popoli mediante l'esplosione delle bombe atomiche. Tuttavia, l'uomo non è imparato da questi errori, è rimasto orgoglioso, arrogante e indifferente, aprendo la strada ai potenti e ai corrotti per creare più distruzione e un futuro visibilmente terribile.
Dobbiamo sforzarci una volta di più di comprendere la realtà e il prossimo futuro, non dobbiamo considerare il problema come speculazione allarmista o finzione, perché gli incidenti che si verificano tutti i giorni ci avvertono di un male maggiore. Pensiamo ad esempio allo shock subito dalla natura a Fukushima, o al recente tornado Sandy, che ha colpito nei giorni scorsi gli Stati Uniti obbligando alla chiusura di 3 centrali nucleari. Oppure al crescente aumento dell'attività solare, nonché all'intensificarsi dell'attività sismica, che potrebbe interessare in qualsiasi momento un altro impianto nucleare. Ci siamo forse chiesti se gli elementi descritti da Cristo, da San Luca e da San Giovanni 2000 anni fa siano gli stessi, che oggi stanno devastando l'umanità, e che, tramite parole e concetti moderni, ci vengono descritti e ribaditi da alcuni veggenti? È sorprendente come in questo messaggio la Beata Madre utilizzi le stesse parole del messaggio comunicato alla Salette nel 1846 approvato dalla Chiesa, ma, in quel caso, poiché quando quel messaggio fu dato l'uomo non aveva ancora inventato l'aeroplano e non sapeva che una macchina sarebbe stata in grado di volare, viene fatta una distinzione tra aria e cielo sottolineando la differenza tra i prodigi creati dall'uomo e quelli operati da Dio. I demoni dell'aria e l'anticristo si esibiranno in grandi prodigi sulla terra e nei cieli, e gli uomini si corromperanno sempre più. La Salette 1846. Notiamo inoltre che la Beata Madre si definisce in questo messaggio come Madre del Verbo, lo stesso nome con cui si è manifestata nelle apparizioni di Kibeo, Ruanda 1981-1989, anch'esse approvate dalla Chiesa, forse per invitarci a riflettere su ciò che è accaduto in quel luogo dimenticato dal mondo. Forse, però, a causa dell'indifferenza e della disobbedienza, stiamo dirigendoci tristemente verso una condizione peggiore.